come si immagina a 50 anni? Forse a 50 anni mi immagino ancora, non lo so, una donna piacente. Mi darò da fare per continuare a esserlo. Dopo non mi immagino più. Cari amici della soffitta di Pippo, benvenuti a un nuovo viaggio nel tempo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché oggi apriamo insieme uno scrigno di ricordi dedicato a donne straordinarie. Attrici che hanno illuminato la commedia piccante italiana con la loro bellezza, la loro ironia e quella malizia che sapeva restare elegante. Donne che ci hanno fatto sognare, sorridere e, diciamolo, anche un po' innamorare. Ma che purtroppo oggi non sono più tra noi. Questa è la nostra carezza per loro. Laura Antonelli. Basterebbe il suo nome per evocare un'intera stagione del nostro cinema. Nata il 28 novembre 1941 a Pola in Istria, fu l'emblema dell'eleganza e del desiderio. Con Malizia, diretta da Salvatore Samperi nel 1973, conquistò il mondo intero. Quel sorriso dolce, quello sguardo malinconico. Laura era la maestra di un'arte ormai perduta, quella di essere sensuale senza mai essere volgare. La vita non è stata gentile con lei, ma nella memoria di tutti resta una stella che non smetterà mai di brillare. Come hai fatto a saperlo, figlio di una mignotta? Ma in che senso, signorina Bowie? Canta, non te fermare. Francesca Romana Coluzzi. Un'esplosione di vitalità. Nata a Tirana il 20 maggio 1943, arrivò in Italia per trasformarsi in un volto inconfondibile del cinema popolare. Alta, prorompente, irresistibile, la compagna ideale per i duetti comici di Lino Banfi, con cui diede vita a personaggi indimenticabili nella commedia scollacciata degli anni 70. In L'insegnante del 1975 mostrò tutta la sua ironia e la sua presenza scenica travolgente. Francesca ci ha lasciato nel 2009, ma basta rivederla in un vecchio film per sentirla ancora viva, allegra, spumeggiante, proprio come la ricordiamo. Ria De Simone. Romana fino al midollo. Ria nasce nel 1947 e già da ragazzina recita accanto a Totò in Toto Truffa 62. Con il suo corpo mediterraneo e il sorriso furbo, negli anni 70 diventa una delle regine della commedia ammiccante. Interpretava spesso donne disinvolte, sensuali e ironiche, ma dietro quella risata c'era una vera artista. Cantava, ballava, sapeva emozionare. Nel 1987 accompagnò in tournée Rocky Roberts e mostrò ancora una volta tutta la sua grinta. Ria se n'è andata nel 1995, a soli 48 anni, ma la sua energia rimane impressa in ogni fotogramma, come un raggio di sole. Scusi se approfitta. Io avrei bisogno di trovare un maestro e anche un campo da tennis, sa, per allenarmi. Allora lei ha trovato tutte e due le cose insieme, signorina? Oh, non sì, mi dica. perché io sono il più grande maestro di tennis d'Europa, lo sa? Ah, sì? Io ho allenato Pietrangeli, mi telefona tutti i giorni e mi dice merci. Oh, davvero? Sì. Allora posso usare. Oh sì, signorina. Io sono anche presidente effettivo e allenatore di tutto lo sport che si svolge nel liceo. Il Deus extra machina, che diciamo. Superman. Ecco. Superman, Super Pier, c'ho 44 di scarpe. Che simpatica. Bella. Allora io ci conto. Cominci a condere. Allora, signorina, se stasera lei viene verso le 8, Bene. io ci do la racchetta già pronta, ovviamente non paga niente, è offerto da me. Daniela Giordano. Una vera regina di eleganza. Nata a Palermo, Miss Italia 1966, Daniela conquistò il pubblico con la sua grazia siciliana. Debuttò con I Barbieri di Sicilia, accanto a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, e poi si impose nei generi più amati del cinema popolare, western, thriller e commedie maliziose. Pur senza mai spingersi oltre, riusciva a essere magnetica, misteriosa, sempre raffinata. Tra i suoi film più noti ricordiamo Vedo nudo di Dino Risi e Playboy di Enzo Battaglia. Si è spenta serenamente nella sua amata Palermo il 16 dicembre 2022, lasciandoci il ricordo di una donna vera, discreta e profondamente amata. In ritardo oggi. Se il barone se puntuale sto fresca. Ma come se fa? Mica solo 2 braccia. Mi passa l'altra, per favore. Come? Sì, ecco. Grazie. È un piacere. Jenny Tamburi. Il suo nome evoca dolcezza. Nata nel 1952, debuttò giovanissima con Splendori e miserie di Madame Royale di Vittorio Caprioli. Aveva uno sguardo pulito, sincero, una sensualità tutta naturale che conquistava senza bisogno di artifici.
Tra gli anni 70 e 80 fu protagonista di commedie ammiccanti e film polizieschi, ma anche volto amatissimo della televisione, in serie come Professione Vacanze. Jenny era vera, spontanea, e forse per questo entrò nel cuore di tutti. Ci ha lasciato nel 2006, ma nei suoi sorrisi sullo schermo c'è ancora quella luce gentile che non si spegne mai. Perché non hai risposto? Non hai chiamato me. E poi sto leggendo. Che leggi? Niente. Lilli Carati, la ragazza che tutti avrebbero voluto conoscere, nata a Varese il 23 settembre 1956, aveva tutto: fascino, bellezza, talento e una dolce ribellione nello sguardo. Negli anni 70 incantò il pubblico con film come La compagna di banco di Mariano Laurenti e Casanova Co. di Franz Hantel. Poi arrivarono la televisione, Drive-In, Fantastico e quel mix di ironia e fragilità che la rese unica. La vita l'ha messa alla prova, ma Lilli resterà sempre l'emblema di una bellezza libera, sincera e indimenticabile. Me gli uomini di cultura mi affascinano. Ma è la cultura che è di per sé stessa affascinante. E lei affascinante. Così colto, così padrone di sé. La prego, continui. Ogni volta che lei dice la parola cultura mi fa venire i brividi. Cultura? Mia cara, cultura... cultura... Moana Pozzi. Parlare di Moana significa parlare di libertà. Nata a Genova il 27 aprile 1961, fu un'attrice, conduttrice e persino attivista. Cominciò come modella e comparsa, poi scelse di seguire un percorso personale, entrando nei film a luci rosse e trasformandoli in un discorso di libertà e consapevolezza. Moana era colta, intelligente, spiritosa. Parlava di desiderio come di un linguaggio umano, senza vergogna né provocazione. Si è spenta nel 1994, a soli 33 anni, ma è rimasta un mito. Una donna che non ha mai avuto paura di essere se stessa. Durante lo spettacolo sei te stessa? È certo che sono me stessa. Chiaramente è una cosa un po' ironica, per esempio quando chiamo il pubblico per intervistarlo, qualcuno del pubblico per intervistarlo, è una cosa ironica, ma non è una presa in giro. Silva Coscina. Nata a Zagabria il 22 agosto 1933, fu una diva nel vero senso della parola. Bellissima, sofisticata, con una classe internazionale che pochi hanno saputo eguagliare. Ha recitato in oltre 70 film tra Italia, Francia e Stati Uniti, muovendosi con grazia tra commedie e drammi. Tra i suoi lavori più amati ricordiamo Giove in doppio petto e Rapina al furgone blindato. Se n'è andata nel 1994, ma ogni volta che appare sullo schermo, il tempo sembra fermarsi. Marisa Mell, una di quelle donne che non si dimenticano. Nata a Graz il 24 febbraio 1939, il suo fascino era magnetico e la sua voce un sussurro ipnotico. Negli anni 60 e 70 lavorò con grandi maestri come Mario Bava e Dario Argento, diventando una vera icona del cinema europeo. Bellissima, sofisticata e misteriosa, Marisa è stata una di quelle attrici che sapevano incantare anche solo con uno sguardo. Ci ha lasciati nel 1992, ma continua a vivere nella memoria di chi ama il cinema con la C maiuscola. Maria Baxa. Serba di nascita, italiana d'adozione, Maria nasce a Belgrado il 30 agosto 1943 e diventa una delle presenze più amate della commedia piccante italiana. Film come La moglie giovane, Il gatto mammone e La compagna di banco l'hanno resa indimenticabile con quel sorriso dolce e il fascino elegante dell'Est. Maria rappresentava la femminilità con garbo, ironia e una naturalezza disarmante. Se n'è andata nel 2019, ma i suoi film restano come piccoli scrigni di un'epoca che ancora ci fa sognare. E così, cari soffittari, abbiamo ricordato 10 donne, 10 stelle che hanno reso la commedia italiana più luminosa, più vera, più umana. Ognuna di loro ha lasciato qualcosa di unico, un sorriso, uno sguardo, un'emozione che ancora oggi ci scalda il cuore. Se questa passeggiata nella memoria vi è piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per continuare a riscoprire insieme la magia delle dive che ci hanno fatto sognare.
E nei commenti ditemi voi, quale attrice vorreste ricordare nella prossima puntata? Perché qui, nella soffitta, il tempo non cancella la bellezza, la celebra. E credetemi, ne vedremo delle belle.